Zoom MS90 LP Plus, il looper della Zoom. Oggi mettiamo questo pedale sotto il microscopio. Andiamo a fare il nostro unboxing, falsissimo perché questo pedale l'ho già estratto qualche giorno fa dalla confezione, altrimenti non avrei potuto fare nessuna recensione. Comunque, via lo scatolino, via questa ulteriore protezione in cartoncino ed ecco qui il pedale dal design consueto, è del tutto identico a quello di quest'altro pedale, l'MS60B Plus, il multi-effetto che ho recensito qualche mese fa. Come vedete il layout dei pulsanti è identico e dunque che cosa abbiamo? Abbiamo questo pulsante centrale con funzione di play e rec, poi abbiamo questo pulsante nero da questa parte che ha la funzione di stop, ma anche, premendolo per più di 2 secondi, di cancellazione di tutto quanto registrato, sia il loop principale sia le sovraincisioni. Quest'altro pulsante invece ha la funzione di undo e redo riguardo soltanto le sovraincisioni e non il loop principale. Qui sopra abbiamo questo pulsante che attiva o disattiva i ritmi della batteria, perché ci sono diverse scelte di drum machine su questo pedale, e quest'altro pulsante invece serve per attivare o disattivare alcuni effetti, quindi può essere assegnato a differenti effetti, ma quando si parla di effetti però non dobbiamo pensare a riverberi, delay o quant'altro, quanto piuttosto a degli effetti di manipolazione del campione come reverse, doppia velocità, metà velocità, eccetera, ma dopo ne parleremo. Il LED rosso che tradizionalmente serve ad indicare se il pedale è attivato o disattivato, in questo caso lampeggia indicandoci visivamente la velocità del tempo impostata. Questa velocità può essere per l'appunto impostata con valori discreti tramite una manopolina, qui ruotando una di queste manopoline, oppure utilizzando la funzione tap. Parlando delle manopoline, queste possono per l'appunto essere ruotate per variare alcuni parametri visualizzati nel display, ma possono anche essere premute come dei veri e propri pulsanti per accedere ad alcuni menu di configurazione. Abbiamo poi questo display a colori che svolge adeguatamente la sua funzione. Venendo alle connessioni abbiamo dalla parte destra del pedale i due ingressi left e right. Se l'ingresso è mono, come da tradizione, si utilizza l'ingresso left. Da quest'altro lato, il lato sinistro, abbiamo le uscite, anche qui left e right. Se utilizziamo un'uscita mono, anche qui si utilizza il canale left, ma queste due uscite in ogni caso sono configurabili in modi differenti che dopo vedremo. Ora, venendo al pannello frontale, abbiamo l'alimentazione, questa connessione principale a cui possiamo collegare l'alimentatore dedicato della Zoom oppure qualsiasi altro alimentatore compatibile come per esempio quelli Boss. Poi abbiamo la connessione USB-C che ci consente di alimentare il pedale tramite un power bank oppure un semplicissimo alimentatore per cellulare, o ancora ci consente di collegare il pedale ad un computer. In questo caso il computer può alimentare il pedale, ma può servire, attivando il trasferimento dati dal menu principale del pedale, allo scambio di dati. In particolare possiamo trasferire ciò che abbiamo registrato sul pedale nella memoria del computer, oppure al contrario possiamo trasferire dal computer al pedale alcune tracce già preparate, per esempio se ci occorrono delle backing tracks per le nostre esibizioni dal vivo. Parlando ancora di alimentazione, questo pedale può essere alimentato anche a batterie. Ecco, qui infatti ne avevo già messe due, le batterie stilo grandi, le cosiddette AA. In questo caso il pedale si attiva non appena si inserisce un jack nell'uscita left. Ecco qui. Diversamente il pedale si attiva non appena si inserisce un'alimentazione sia nella connessione principale sia in quella USB-C. Ultimo ma non ultimo di importanza sono
queste due connessioni MIDI out e MIDI in sono molto importanti perché ci consentono di collegare una pedaliera esterna con cui replicare alcune delle funzioni dei tasti presenti sul pedale, sia pure con alcune limitazioni, ma soprattutto ci consentono di sincronizzare il tempo tra questo pedale e un altro pedale esterno, con particolare riferimento ad effetti come riverberi e delay, oppure quando lo colleghiamo ad altri dispositivi in grado di generare ritmo. Diamo anche qualche numero: 100 locazioni di memoria, ossia si possono memorizzare fino a 100 loop. Ciascun loop può durare fino a 90 minuti, un'ora e mezzo, e la capacità globale della memoria del pedale arriva fino a 13 ore, dunque si può immagazzinare davvero una grande quantità di materiale audio. Campionamento a 44 e 132 bit, il che dovrebbe, almeno in teoria, prevenire qualsiasi tipo di distorsione digitale. Il funzionamento del pedale di base è piuttosto semplice. Si parte acquisendo la prima registrazione, il primo campionamento, e questo si fa premendo il pulsante centrale una volta. Questo dà per l'appunto inizio alla prima acquisizione. Dopodiché, quando vogliamo interrompere, abbiamo due possibilità: premere nuovamente il pulsante centrale. Questo fa sì che l'acquisizione venga interrotta e venga avviata subito la riproduzione di quanto acquisito. Oppure si può premere il pulsante stop, questo, per cui l'acquisizione viene interrotta ma non viene immediatamente riprodotta, rimane lì pronta per essere per l'appunto riprodotta non appena è necessario, premendo il pulsante centrale. Adesso comunque facciamo qualche esempio. 3, qua. Ecco, il pedale ha appena acquisito il suo primo campionamento e lo ha messo in loop. Questo è il campionamento che ci fa proprio da base per tutto ciò che poi decidiamo di fare al di sopra. Per esempio, ora posso decidere di interrompere la riproduzione del loop premendo il pulsante di stop. Posso riavviare la riproduzione del loop premendo nuovamente il pulsante centrale. Posso decidere di cancellare tutto con una pressione lunga del pulsante stop, e questo posso farlo prima fermando la riproduzione e poi tenendo premuto il pulsante stop, oppure direttamente dalla riproduzione tenendo premuto il pulsante stop. Ecco qui. Ora registro nuovamente un campionamento di base, 3 qua. Ecco, e su questo loop di base adesso vado a registrare qualcosa. Non so, potrei registrare una parte armonica, dunque predispongo per la registrazione. Ecco. Se non sono soddisfatto di questa parte, non mi piace, posso premere undo ed eliminarla, ma se mi rendo conto che invece andava bene posso recuperarla premendo lo stesso pulsante che premuto una seconda volta ha la funzione di redo. A questo punto però io posso decidere di sovrapporre un terzo strato sopra questi due già registrati. Potrei per esempio decidere di registrare una parte ritmica che simuli un po' una batteria, per cui predispongo . Ecco, se non sono soddisfatto di questa parte posso eliminarla anche questa. Il tasto undo elimina sempre l'ultima registrazione fatta, l'ultima sovraincisione fatta, e anche in questo caso posso recuperarla. Ecco qui. Facciamo qualche considerazione su quello che abbiamo visto finora. Dunque, basilarmente in questa modalità, con questo pedale, l'approccio è quello tradizionale. Poi
c'è anche un'altra modalità, però di base lavorando così l'approccio è quello tradizionale, cioè dobbiamo essere molto precisi nell'entrare in registrazione e molto precisi nell'uscire dalla registrazione, altrimenti il loop è impreciso e tutto suonerà sbilenco, sia il loop di base sia tutto quello che poi andiamo a sovrapporre. Dunque è anche un modo per studiare la precisione e il tempo, che non fa mai male. Sicuramente quello che non possiamo fare è avere un loop per la strofa di un'eventuale canzone e un altro loop per il ritornello della stessa canzone, cosa che è consentita da altri pedali looper, che però il più delle volte sono anche più grandi, non si limitano ad essere un singolo pedale, ma devono essere un po' più grandi perché proprio il layout dei pulsanti deve essere più pratico. Cosa possiamo fare qui? Semplicemente appunto lavorare per strati, per sovrapposizioni, dunque avere un loop di base e poi andare ad aggiungere i vari strati e poi utilizzare il pulsante undo redo come pulsante on off dell'ultima sovrapposizione. In questo senso possiamo usare un trucchetto, cioè anziché spegnere solo l'ultimo strato, possiamo spegnere un insieme di strati superiori. E come facciamo? Semplicemente registrando gli strati superiori in un'unica take. Prima avete visto che ho registrato il loop di base, poi ho fatto una registrazione singola per il secondo strato e poi un'altra registrazione per il terzo. Se invece io vado a registrare il secondo e il terzo strato entrambi in un'unica registrazione, quando andrò a premere il tasto undo andrò a spegnerli tutte e due, dunque recuperando soltanto il loop di base. Adesso vi faccio sentire come si può fare. Perciò cancelliamo anche questo loop con una pressione lunga del pulsante stop, eccolo qui, e procediamo a registrare un nuovo loop. Andiamo, 3, qua, ecco, a questo loop di base adesso andiamo a sovrapporre altri due strati come abbiamo fatto prima, solo che lo facciamo in un'unica registrazione. Predisponiamo, dunque prima la parte armonica, e poi la parte ritmica senza interrompere la registrazione. Ecco qui, fissato tutto. Adesso abbiamo un loop del tutto simile a quello di prima, solo che se andiamo a premere il pulsante undo, ecco che i due strati superiori vanno via e rimane soltanto il primo strato, quello di base. Questo ci consente di dare al nostro arrangiamento un peso differente. Bene, con questo escamotage perciò possiamo andare ad aggiungere e sottrarre gli strati variando in questo modo il peso, la dinamica del nostro piccolo arrangiamento. Attenzione però, perché se mentre tutto il loop è in esecuzione andiamo inavvertitamente a premere sul pulsante di registrazione, anche se non registriamo niente, anche se la chiudiamo subito la registrazione, quella diventa di fatto la nostra ultima registrazione e tutto il resto rimane insieme, come se fosse un PDF chiuso. Perciò quando andremo a giocare col nostro pulsante undo redo di fatto non succederà nulla, perché lui andrà ad annullare e a riattivare l'ultima registrazione anche se è vuota. Cerco di farvelo capire. In pratica accade questo. Andiamo in riproduzione. In questo momento io posso sottrarre le due sovraincisioni in questo modo. Adesso posso riaggiungerle, ma se io inavvertitamente adesso premo il pulsante di registrazione, non registro niente, annullo subito la registrazione, ma purtroppo questa adesso è la nostra ultima registrazione, per cui se vado ad annullare
rimane tutto, perché lui sta semplicemente sottraendo l'ultima registrazione anche se è vuota. Dunque dobbiamo prestare molta attenzione a questo aspetto se vogliamo utilizzare questo escamotage. Questa stessa cosa accade anche quando cambiamo locazione di memoria. Cerco di spiegarmi. Abbiamo appena registrato il nostro loop con lo strato base più quelli superiori da aggiungere o sottrarre utilizzando il pulsante undo redo. Ebbene, ora vogliamo registrare un altro loop su un'altra locazione di memoria. Dunque cosa facciamo? Passiamo dalla memoria numero 5, per esempio quella che ho utilizzato adesso, alla memoria numero 6. Registriamo il nostro nuovo loop e poi vogliamo tornare alla memoria numero 5. Ecco, quando torniamo al loop precedente nella memoria numero 5 lo troviamo chiuso, come se fosse un PDF, per rimanere nell'esempio che ho fatto prima, cioè non possiamo più sottrarre gli strati tra loro, perché quando cambiamo memoria accade proprio questo, gli strati vengono chiusi e non sono più separabili tra loro. Ecco, anche di questo elemento dobbiamo tenere conto nella costruzione dei nostri arrangiamenti. Prima di passare a quella che di fatto è l'altra modalità di acquisizione dell'audio prevista da questo pedale, vorrei mostrarvi una modalità intermedia che è utile conoscere. Allora, noi abbiamo il nostro bel loop nel nostro pedale, lo avviamo, ecco, e a questo punto vogliamo sovrapporre uno dei 68 pattern ritmici presenti nella libreria dei ritmi di questo pedale. Andiamo ad aggiungerlo. Ecco, quello che succede è che il pedale è in grado di rilevare la velocità metronomica del loop che abbiamo programmato e allineare così il ritmo presente nella libreria. Il problema è che il ritmo è quantizzato, mentre il nostro loop no, perché lo abbiamo registrato senza metronomo. Dunque, ad ogni giro si aggiungerà uno scarto tra il ritmo e il nostro loop e questo porterà progressivamente ad un disallineamento delle due parti. Ecco, già si stanno un pochino disallineando. Se intendiamo utilizzare questa modalità dal vivo, dovremo utilizzare un piccolo workaround, cioè ogni tanto interrompere il ritmo della batteria per farlo ripartire allineato, per esempio in questo modo. Ecco, così loop e ritmo ripartono allineati. Non so quanto possa essere utile questa modalità effettivamente, anche perché io negli anni in cui ho utilizzato dei looper non ho mai fatto uso delle batterie elettroniche, però penso sia utile conoscere anche questa possibilità. Il secondo metodo di acquisizione dell'audio da parte di questo pedale parte per l'appunto proprio dai pattern ritmici. In sostanza si fa partire il ritmo e poi sopra andiamo a sovrapporre il nostro loop. 1, 2, 3, 4. In questo modo siamo sicuri che ciò che abbiamo suonato sia perfettamente sovrapposto al ritmo, però utilizzando questa modalità che ho appena usato io ci troviamo un po' nei guai, perché guardate cosa succede. Se io premo sul pulsante stop si ferma il loop ma non la batteria, e se riavvio il loop sentite cosa succede. Lo avvio così a caso, è tutto disallineato. Allora non è questa la modalità giusta. Se vogliamo utilizzare i ritmi dobbiamo entrare nei menu e fare alcuni settaggi. Andiamoli a vedere. Per prima cosa entriamo nel menu generale del pedale e andiamo a cercare Rhythm Sync. Eccolo qui, e lo impostiamo su Start and Stop. In questo modo la batteria e il loop partiranno e si fermeranno sempre insieme. Poi sempre nel menu generale andiamo a cercare Pre-Count. Eccolo qui. E lo impostiamo su On. In questo modo, ad ogni nuova registrazione di un nuovo loop, avremo sempre un pre-count che ci aiuterà ad entrare bene sul tempo. Diamo un'occhiata anche al routing del segnale di uscita.
Eccolo qui. Di base è impostato su stereo, che diventa automaticamente mono se colleghiamo un jack solo al canale left. L'impostazione successiva prevede che il segnale del loop viaggi solo sul canale left, mentre la batteria viaggia solo sul canale right. Con queste impostazioni ora loop e ritmo partono e si fermano insieme. Ecco qui. E rimangono perfettamente allineati. Ma quello che è più importante adesso è il modo in cui andiamo ad acquisire la fonte audio. Dunque, per fare questo cambiamo memoria, entriamo nel menu delle memorie, ruotiamo la manopolina e andiamo sulla nuova memoria. In questa memoria ho già provveduto a tutte le impostazioni che ci servono e quindi andiamo a programmare il nostro loop. Abbiamo un pre-count. Ecco qui. Abbiamo il nostro loop programmato perfettamente con la batteria, senza possibilità di disallineamenti di nessun tipo, e questo loop si ferma insieme alla batteria quando premiamo sul pulsante di stop. In questa modalità perciò le cose si semplificano già abbastanza, perché quando andiamo a premere sul pulsante centrale in realtà non entriamo subito in registrazione, ma parte il pre-count che ci consente appunto di prendere il tempo e di concentrarci sul fatto di suonare precisi e a tempo. Dopodiché, quando vogliamo, andiamo a premere sul pulsante centrale nuovamente e usciamo dalla registrazione. E dunque tutto sarà perfettamente allineato. Certo, sta a noi poi suonare bene all'interno del loop, ma in ogni caso il loop nella sua interezza sarà perfettamente allineato con il ritmo. Ora, per renderci la vita ancora più semplice, possiamo addirittura predeterminare il numero di misure che andremo a registrare. In questo modo sarà il pedale stesso ad uscire dalla registrazione senza necessità da parte nostra di andare a premere nuovamente sul pulsante centrale, e questo lo facciamo andando a manovrare la manopola di sinistra, che in questo momento è sulla posizione free, che significa appunto che possiamo registrare quanto vogliamo, fin dove vogliamo. Invece noi possiamo determinare il numero di misure. Le misure sono espresse in quarti. Possiamo partire da 1, cioè registrare anche un solo quarto, fino a 64 quarti, cioè 16 misure da 4 quarti. Bene, ho preparato una nuova allocazione di memoria, ho predisposto 8 quarti da registrare, cioè 2 misure. Quindi quello che in teoria dovrebbe accadere è che adesso io premerò sul pulsante centrale, si sentirà un pre-count, poi registrerò per 2 misure e a quel punto il pedale autonomamente uscirà dalla registrazione. Vediamo se tutto funziona come ci aspettiamo. Andiamo. Esatto, perfetto. Come avete visto, il pedale autonomamente ha terminato la registrazione, dunque un bel aiuto. Un'altra esigenza potrebbe essere quella di registrare un loop perfettamente quadrato e sincronizzato, come quando registriamo utilizzando la batteria elettronica, perché magari vogliamo rimanere sincronizzati con un dispositivo esterno tramite il MIDI in e out, però senza il suono della batteria, perché magari per i nostri gusti quel suono risulta un pochino finto. Allora, come possiamo fare? Per prima cosa andiamo nel menu generale a disabilitare la sincronia start e stop tra il ritmo e il loop. Poi andiamo a predeterminare un numero di misure preciso da registrare. Nel mio caso ho messo 4 misure, cioè 16 quarti, e poi andiamo a scegliere nel menu dei ritmi un metronomo. Sta tra gli ultimi ritmi, ce ne sono diversi tipi di metronomo, scegliamo quello che non ha accenti e a quel punto facciamo partire
prima di tutto il metronomo da solo. Volendo, tra l'altro, possiamo dirigere il metronomo in un canale e il loop nell'altro, così la nostra audience ascolterà soltanto il suono, mentre noi magari in cuffia avremo il metronomo. Dunque, a questo punto, quando vogliamo, iniziamo a registrare. 1, 2, 3, 4. In automatico il nostro pedale è uscito dalla registrazione. A questo punto potremmo per esempio sovraincidere una parte armonica. Aspettiamo che finisca il giro. Ora, anche se la nostra audience non sta ascoltando il metronomo perché lo abbiamo solo noi in cuffia, però potremmo essere infastiditi da questo metronomo, quindi lo togliamo e rimaniamo soltanto con la nostra base di accompagnamento. E a questo punto possiamo divertirci a suonare un pochino. Un'altra modalità di utilizzo di questo pedale può essere quella di riproduttore di backing tracks. E come facciamo? Come ho detto all'inizio, il pedale può essere collegato ad un computer per il trasferimento dei dati. In particolare possiamo prelevare i loop che abbiamo registrato per archiviarli, per ricordarci cosa abbiamo fatto. Magari abbiamo avuto una serata particolarmente fortunata, ci sono venuti dei bei loop con delle belle idee, dunque vogliamo tenerli lì per capire cosa abbiamo fatto di così straordinario quella sera. Ma possiamo anche invece importare all'interno della memoria dei file che abbiamo preparato esternamente. L'importante è che siano in formato WAV, meglio se 24 o 32 bit, considerando che per ogni locazione di memoria possiamo mettere file della durata fino a 90 minuti e nella memoria globalmente ci possono entrare fino a 13 ore di file audio, dunque possiamo mettere dentro tantissimo materiale, un'intera scaletta di una serata. Per esempio, se siamo dei cantanti che si esibiscono con le basi, possiamo portare all'interno del pedale tutta la nostra scaletta della serata e possiamo anche avere più scalette, basta che ogni volta ci colleghiamo al computer e importiamo la scaletta appropriata alla serata. Dobbiamo però avere l'accortezza di andare a riprogrammare il pulsante degli effetti e settarlo su one shot. In questo modo, anziché avviare i file con il pulsante centrale, appunto li avvieremo con il pulsante effetto. In questo modo il file sarà riprodotto dall'inizio alla fine una sola volta senza andare in loop. La stessa cosa la possiamo fare per le basi del nostro gruppo nella modalità tradizionale, cioè avendo su un canale la base mono e sull'altro canale il click da mandare al batterista o a chiunque lo voglia. Ora è molto importante però ricordarsi di andare a riprogrammare anche la funzione hold del pulsante di stop, perché come abbiamo visto quando facciamo una pressione lunga col pulsante di stop andiamo a cancellare il file audio e questo può succedere anche con i file che abbiamo importato da fuori e questo evidentemente non lo vogliamo, perché se abbiamo una base su cui vogliamo cantare o su cui il nostro gruppo deve esibirsi, se inavvertitamente andiamo a fare una pressione lunga, ecco che lo cancelliamo. Allora dobbiamo entrare nei settaggi del pedale, andare sulla funzione hold e andare a cambiare da clear a revert oppure off. La funzione revert
praticamente non fa altro che pulire il file audio da eventuali sovraincisioni che abbiamo fatto e quindi lo riporta allo stato originale. La modalità off invece disabilita completamente la funzione hold del pulsante. Alcune avvertenze sui limiti di utilizzo come riproduttore di backing tracks. Non abbiamo nessuna funzione di rewind e fast forward, nel senso che non abbiamo nessuna possibilità di scorrere all'interno di un file audio per andare a cercare una porzione specifica del file. Inoltre, ogni volta che arrestiamo la riproduzione di un file, quando andiamo a riavviarla, questo riparte sempre dall'inizio. Ecco, dobbiamo ben tenere presenti questi limiti perché soprattutto nei soundcheck questo può rappresentare un problema. Per esempio, quando per l'appunto vogliamo andare a provare una porzione specifica di un brano, ecco, non possiamo farla. Per ovviare a questo possiamo prepararci in coda alla nostra scaletta, in coda ai nostri file, dei brevi file con le porzioni dei brani che sappiamo vogliamo provare al soundcheck, così da averli sempre pronti per le nostre necessità. Inoltre, dato che il passaggio da una locazione di memoria all'altra e perciò da un file audio all'altro si può fare solo manualmente andando a premere sulla manopolina specifica e poi andando a ruotarla per passare appunto da una memoria all'altra, sarà il caso di mappare questa funzione su una pedaliera esterna in modo da averla molto più comodamente a portata di piede, e questo è possibile. Il problema è che al momento questa è l'unica mappatura esterna che si può fare, nel senso che per esempio non è possibile mappare anche il pulsante degli effetti con l'importante funzione one shot che abbiamo visto prima, e non è possibile neanche mappare il pulsante di stop. Questo sarebbe molto importante poterlo fare. Speriamo che nelle future versioni del firmware saranno implementate anche queste possibilità. Ed eccoci giunti alle conclusioni. Quali sono dunque i punti di forza di questo pedale looper Zoom MS90 LP Plus? Ebbene, a mio parere il principale punto di forza di questo pedale che mi ha spinto ad acquistarlo è la presenza di un semplicissimo pulsante di stop. Laddove la maggior parte dei pedali competitor pari grado ci costringono per arrestare il loop alla doppia pressione di un pulsante, una cosa che io trovo scomodissima e controintuitiva mentre si suona. Ecco, per me questo è un motivo sufficiente per acquistare questo pedale. Ovviamente questo si deve all'innovativo e rivoluzionario layout dei pulsanti scelto e progettato da Zoom. E poi c'è la memoria, 100 memorie, 90 minuti per ogni memoria, 13 ore globali. Questo ci consente davvero di immagazzinare una enorme quantità di materiale audio. La qualità audio è davvero elevata e qui, ahimè, devo fare pubblica ammenda. Avrete notato come nei miei campionamenti ci fosse una certa scarsità di alte frequenze, e questo si deve certamente ad una mia scelta, nel senso che io non amo particolarmente le alte frequenze nel suono dei miei bassi. In aggiunta a questa però c'è il fatto che da diversi mesi qui in questa zona purtroppo la corrente è sporca e nonostante gli alimentatori e i filtri questa sporcizia passa spesso nelle mie apparecchiature. È un fenomeno che va e viene, e purtroppo oggi ho scelto di fare questo test con un Fender Jazz, un basso passivo single coil, per cui la sporcizia si spreca. A causa di questo ho dovuto chiudere totalmente le alte frequenze e dunque il suono è venuto un pochino chiuso, ma poco male. Su YouTube ci sono altre recensioni di questo pedale, probabilmente non così accurate come la mia, però certamente potrete ulteriormente apprezzare la notevole qualità del suono di questo pedale. E poi la possibilità di sincronizzazione con apparecchiature esterne, cosa che non ho testato in questo video, ma anche su questo trovate abbondanza di video su YouTube.
E ultimo ma non ultimo, la molteplice possibilità di alimentarlo questo pedale, perché accetta pressoché tutti gli alimentatori. Se poi non abbiamo un alimentatore specifico per strumento musicale, possiamo utilizzare quello di un cellulare, oppure possiamo collegarlo a un power bank, oppure ad un computer, o ancora possiamo alimentarlo a batterie. Dunque non si rimane mai a secco di alimentazione con questo pedale. E veniamo ai difetti. Uno dei principali difetti che rilevo è la presenza di alcuni effetti francamente un po' inutili, o quantomeno io non li utilizzerei mai. Infatti non ve li ho neanche mostrati. C'è il reverse, c'è l'half speed, il double speed, e magari a discapito della possibilità per esempio di strecciare i campioni mantenendoli sincronizzati e quindi poterli rallentare o accelerare mantenendoli a tempo, una possibilità che si rivela utile e che viene offerta da pedali competitor. Chiaramente tra gli effetti ce ne sono alcuni utili, come per esempio il one shot play oppure il tap, cioè la possibilità di impostare il tempo con il tap, ma questi più che effetti sono delle utility, delle funzioni che ovviamente sono utili. La possibilità di avere due loop distinti da utilizzare per esempio sulla strofa e sul ritornello di una canzone. Certo, questa è un'opzione che difficilmente viene offerta da pedali di queste dimensioni, però dato il layout dei pulsanti implementato da Zoom mi aspettavo che su questo pedale fosse presente. La possibilità di collegare una pedaliera esterna tramite le connessioni MIDI è senza dubbio molto vantaggiosa. Purtroppo però la mappatura è molto scarsa. Al momento si può mappare soltanto il passaggio tra le memorie e nient'altro. Speriamo che con i prossimi aggiornamenti del firmware sistemino anche questa faccenda e sia possibile mappare quantomeno il pulsante di start, di stop e anche quello dell'effetto con particolare riferimento alla funzione one shot play. I menu e i sottomenu, che nella tipica tradizione Zoom non sono esattamente user friendly e nell'uso live non sono particolarmente pratici. La libreria dei ritmi non mi fa impazzire e certamente non credo che la utilizzerei mai live, ma d'altronde non utilizzerei mai una libreria di ritmi presente in qualsiasi pedale looper in un contesto live. Tuttavia si rivela davvero utile e preziosa in fase di studio o in fase creativa. Devo dire che in questi giorni mi sono molto divertito ad avere questa libreria di ritmi che coprono un po' tutti i generi a portata di piede. Si rivela davvero preziosa per studiare e per la creatività, per tirare fuori nuove idee che possono essere memorizzate nell'ampia memoria di questo pedale. Certamente c'è una gran quantità di particolari che non ho messo in evidenza, come per esempio la possibilità di avviare un loop in assolvenza e di arrestarlo in dissolvenza, ma insomma, volendo davvero concludere, possiamo dire che questo è un pedale che ci permette da un lato di lavorare alla vecchia maniera, cioè con la necessità di essere molto precisi quando si entra in registrazione e molto precisi quando si esce dalla registrazione, e dall'altro invece di lavorare in modo un po' più rilassato, rimanendo sincronizzati sul tempo, come si usa modernamente. Abbiamo anche visto che con un po' di inventiva, con un po' di fantasia, possiamo avere una certa varietà nella dinamica e nella densità dei nostri arrangiamenti. Volendo dare un voto a questo pedale, io darei un bel 7,5, ma a questo punto la parola a voi. Cosa ne pensate di questa recensione? Cosa pensate di questo pedale? L'avete già provato? Lo proverete? Fatemi sapere nei commenti qual è la vostra opinione.
In descrizione vi lascio il link al sito di Zoom dove trovate tutti i particolari relativi a questo pedale, ma vi lascio anche il link per l'acquisto diretto sullo store online di Thomann. Si tratta di un link di affiliazione, per voi non cambia niente, ma se passate per questo link io percepisco una piccolissima percentuale. Si tratta di un altro modo per sostenere questo canale. Devo anche dirvi che la validità come link di affiliazione dura 14 giorni, 2 settimane, dunque il mio consiglio è quello di mettere l'articolo nel carrello solo poco prima di effettuare l'acquisto. In descrizione vi lascio anche il link di affiliazione di quest'altro pedale di cui ho fatto una recensione in questo video. Grazie per aver guardato anche questo video fino alla fine, ci vediamo al prossimo, a presto, ciao ciao!